Buongiorno, oggi siamo sempre a Castellammare, sono a Pozzano, questa è la Basilica di Pozzano. Quello che faremo oggi è una cosa molto tranquilla, entreremo dentro la montagna, quello che faremo andremo alla ricerca della Grotta dei Briganti. Non è detto che la troveremo, che non c'è proprio un sentiero ben definito, comunque andiamo. Allora qui siamo in zona Vallone Scuro Lido, da qui si parte anche per andare sul Monte Faito, passando per Pozzano, Capodacqua. Vi lascio il video in alto. Questa è una delle zone di Castellammare che secondo me è più belle. Ci sono proprio queste enormi rocce e più avanti passeremo proprio in mezzo a due rocce che sembra quasi un effetto canyon. Sembra che stiamo entrando in un canyon. Spettacolo. Ok, come vedete sulla pietra qui c'è il bivio del 336B per salire appunto sul Monte Faito. Arriviamo a Capodacqua e poi saliamo a Monte Faito. Noi questa volta non seguiamo il sentiero, ma andiamo dritto. Andiamo su questi sentieri che sono palesemente poco battuti, infatti la vegetazione è molto alta. Ci dovremmo quasi essere. Allora, il sentiero, vecchio sentiero verso Vichequenze, continua dritto e sulla mappa invece c'è indicato che bisogna andare a destra per arrivare alla grotta. C'è anche un segno, quindi siamo abbastanza confidenti che sia questa la posizione giusta. Ovviamente è un po' pendente, vediamo com'è il percorso. Il momento è abbastanza ben segnato, non me l'aspettavo, ma ci sono dei segni che indicano il percorso. No, c'è un segno, Francesco, qua. Secondo me sarà una finestrella di quelle del di qua. Dovremmo essere arrivati. Ragazzi, siamo praticamente arrivati. Vediamo un po' com'è questa grotta. Allora, sulla storia della grotta vi lascio qualche link. Sì, è questa. Ma questo dopo come Arrivati nella grotta dei Briganti. Ok, questa è quindi la casa dei Briganti. Visto c'è proprio il muro. Fatta bene. Fatta veramente bene. E adesso torniamo verso Pozzano facendo lo stesso percorso che abbiamo fatto prima. Siamo di ritorno alla chiesa di Pozzano, dietro c'è questo panorama e il percorso da qui sono circa, dovrebbero essere un 5-6 km, poi vi metto meglio il dettaglio sotto. E come avete visto non ci sono grandi salite o pendenze, si cammina e sale un po', si entra nel bosco e si arriva a questa cava, questa grotta che è abbastanza caratteristica. Quindi una passeggiata abbastanza tranquilla che se siete da queste zone vi consiglio. Grazie per aver visto, al prossimo video.